che preparo oggi è un primo piatto molto originale. Secondo me non l'avete mai mangiata in questa maniera, una lasagna in bianco accompagnata da un brodo. Io farò il brodo di pollo perché mi piace molto il gusto delicato del brodo di pollo, e però per dare più sapidità a questa lasagna con la besciamella andrò a utilizzare al posto del prosciutto la mortadella. Dal mio punto di vista questa ricetta è molto interessante perché la posso fare con anticipo. Faccio il brodo il giorno prima e naturalmente richiede un'oretta di cottura, però magari quando ceno metto la pentola sul fuoco e comunque mi trovo già il brodo bello e fatto. La lasagna la possiamo assemblare, la possiamo mettere in forno anche parecchie ore prima. Al momento di andare in tavola l'unica cosa che dobbiamo fare è riscaldare la lasagna, metterla nel piatto e servirla con il brodo fumante. Il risultato è veramente un qualche cosa di molto molto particolare. Andiamo a vedere come facciamo il tutto. Prepariamo il brodo. Mettiamo a bollire l'acqua, aggiungiamo il sedano, la carota e la cipolla. Aggiungiamo il sale e le ali di pollo. Se avete utilizzato del pollo per farlo al forno magari con le patate, la carcassa potete anche utilizzarla al posto delle ali di pollo, appunto perché non si butta via niente. Aggiungo dei semi di finocchio, mi piace molto il sapore del finocchio con il brodo di pollo. Non ne metto molti. Quindi adesso mettiamo un coperchio e lo facciamo bollire piano piano per circa un'ora. Per preparare la besciamella andiamo a scaldare in questa pentolina il burro. Io qui impiego il burro chiarificato. Quando il burro si è sciolto aggiungiamo la farina. E la facciamo sfrigolare nel burro per qualche minuto. Aggiungiamo il latte, questo è a temperatura ambiente, a poco alla volta. Dobbiamo girare continuamente per non far attaccare la besciamella sul foglio. Questi piccoli grumi che si sono formati, man mano che la besciamella si cuoce, andranno a disfarsi. E mettiamoci un pochino di sale. La presenza dei grumi non mi impensierisce, la cosa importante è non far attaccare la besciamella sul fondo. Poi, quando la besciamella è cotta e ci vuole veramente ancora pochissimo, prendiamo il frullatore di immersione e la rendiamo liscia e setosa. Ecco fatto, possiamo chiudere. In questa padella larga ho messo dell'acqua leggermente salata per far cuocere giusto un minuto le mie lasagne, solo perché le ho trovate un pochino spesse. Se però le lasagne che compriamo sono veramente molto sottili, questo passaggio lo possiamo tranquillamente saltare. Per fare i polpettini mettiamo in questa ciotolina 2 cucchiai di parmigiano e ci aggiungiamo la carne macinata, un mezzo cucchiaino di sale, e andiamo a lavorarlo con le mani.
Nel frattempo che l'olio nella padellina si scalda, andiamo a fare le polpettine. Devono essere molto piccoline, questa grandezza qui. Quando l'olio incomincia a sfrigolare, possiamo buttare le polpette per farle friggere. Io continuo a fare polpettine e le continuo ad aggiungere. Il resto della carne lo facciamo dopo. E ora che le polpette si sono fatte belle scure, sgoccioliamo e le mettiamo da parte. E alla stessa maniera terminiamo con la frittura delle altre polpettine. Ho qui tutto pronto, quello che mi serve per comporre la lasagna. Ho già preparato tutto, la cosa più importante è la scelta della teglia. Questa deve avere una grandezza che è uguale a quella delle sfoglie che andiamo ad utilizzare.